Bene, oggi ragazzi nuovo vlog, ristrutturazione in corso d'opera. Ho dimenticato la parte iniziale, come per esempio il fatto che sono sveglio dalle 7. Outfit importante oggi, felpina termica, perché ci si sporca le mani, ci si rimbocca le maniche anche. Stiamo andando al Leroy Merlin o Leroy Merlin. Andiamo a prendere del materiale, le ultime cose che servono, dopodiché, che tra l'altro se volete vi farò vedere, vi porterò con noi. Non sono troppe robe che devo comprare, però una volta che torniamo là vi farò vedere i lavori che dobbiamo fare. Vi anticipo un po' quello che abbiamo in programma, ovvero dare una pitturata di bianco, perché ci sono alcune pareti che sono diventate da bianche a gialle. Sarà 2 anni che non veniva pitturato, io ho iniziato a prenderlo in subaffitto all'inizio di quest'anno, quindi sono passati 7-8 mesi. Adesso l'ho tenuto chiuso, questo appartamento, in modo tale che posso fare dei lavori di ristrutturazione. Ovviamente il mio interesse è nel farlo nel più breve tempo possibile, perché logicamente ogni giorno che rimane chiuso questo appartamento per me sono soldi persi, perché non arrivano prenotazioni e in più ovviamente pago il canone d'affitto, quindi ogni giorno è come se pagassi ma non potessi subaffittarlo e fare il mio margine. Però vabbè, 2 giorni dovremmo aver completato e terminato i lavori. Lavoriamo non a tempo ma a obiettivi, quindi abbiamo in programma di pitturare, wrappare, perché sì ragazzi, questa è una tecnica che potrete utilizzare anche voi per i vostri Airbnb, per permettere ovviamente di migliorare l'appartamento, ristrutturarlo, ma a un prezzo molto più vantaggioso, perché andremo a wrappare la cucina, quindi piuttosto che cambiare le ante e prendere delle nuove ante in legno andremo a wrapparle per cambiarci ovviamente il colore, e una pellicola costa 10 euro 5 metri quadrati, una roba del genere. Andremo a wrappare anche le pareti con una carta da parati che Ma anche... perché dici wrappare? Nessuno sa cosa vuol dire wrappare. Dalla regia mi dicono che è meglio dire rivestire. Anche a prendere dei nuovi quadri, specchi per specchiarsi. Diciamo che avevo intenzione di risistemarlo un attimo. Ovviamente dopo questo lavoro di ristrutturazione dovremo andare a fare delle nuove foto, e le faremo perché le foto che abbiamo rappresentano l'immobile come era prima, e dopo queste modifiche sarà completamente diverso. In più poi anche un tocco che abbiamo visto, ed è un modo anche molto economico per risolvere questo problema. Se si vuole cambiare il colore, magari tipo noi andremo a cambiare il colore degli zoccoletti e dei profili che abbiamo all'interno dell'appartamento, piuttosto che comprarne di nuovi, che si può fare anche così, ma se una persona vuole risparmiare si può utilizzare una bomboletta spray, che tanto per quanto riguarda gli interni sul legno va bene, ho visto che ha retto nel lavoro passato. Però noi faremo una parte, compreremo dei zoccoletti nuovi bianchi che danno un senso di pulizia maggiore, e andremo anche però a comprare una bomboletta per pitturare dei profili e delle parti che non riusciamo a raggiungere, come anche per esempio le prese di corrente che sono un po' ingiallite. Essendo un appartamento un po' vecchio è difficile trovare quella forma e quella misura. Cos'è che faccio? Si scoccia, si prende la bomboletta spray, si passa sopra e sembrerà magicamente una presa di corrente o un profilo nuovo. Arrivati alle Leroy Merlin di Verona per completare la lista di prodotti mancanti, così che potessimo iniziare i lavori. Siamo partiti dagli zoccoletti bianchi che dovevamo comprare. Qua ero in coda per farmeli tagliare, perché Leroy Merlin offre questo servizio, 50 centesimi al taglio. Successivamente abbiamo riempito il carrello di altre cose che ci servivano e siamo andati direttamente a pagare. Arrivati a casa, ora vi faccio vedere qual era lo stato dell'appartamento prima di iniziare i lavori. Abbiamo spostato praticamente tutto quello che c'era vicino alle mura e che dava fastidio per la pittura. Prestate attenzione al colore della cucina, perché sarà uno degli elementi che andremo a modificare rivestendolo con la pellicola che abbiamo appena comprato. A meno che appunto ci sta Così rivestito, così grezzo.
Ma come mai? Completamente diverso. Invece? Che? A Garda. Niente. E la pellicola è questa. Una pellicola semplice che riveste le superfici con un nastro biadesivo dietro. Lavori tanto tipo. Da ora in poi vi lascerò qualche clip velocizzata dei lavori in corso. Giorno 2, sto buttando fuori la spazzatura, i vestiti non li ho cambiati considerando come li ho conciati ieri, ho detto è inutile che vado a rovinare un altro paio di vestiti, quindi stessi vestiti ma giorno diverso. Si è fatta la doccia, Passeggiatina col cane prima di andare di nuovo là a Verona, nell'appartamento. E adesso qua butto la spazzatura e poi si parte in macchina. Bene, direzione Verona, ma prima di andare a Verona tappa al Brico Oak, che dobbiamo andare a prendere del materiale che abbiamo finito come la pellicola per wrappare la cucina, e se troviamo anche un pannello per coprire la caldaia, perché è una caldaia un po' particolare. Volevamo comprarli ieri all'Eroa Marlene ma erano finiti, guarda caso proprio la misura giusta, ci servivano dei pannelli alti 2 metri, larghi 60 centimetri, erano pure in offerta, finiti. In tutta l'Eroa Marlene di Verona non ce n'era neanche uno. Quindi adesso siamo arrivati al Brico Oak, facciamo un breve recap di ciò che dovremo fare oggi, anzi vediamo se i miei collaboratori fidati sanno cosa c'è da fare oggi. Oggi dobbiamo finire di wrappare la solo per le- cucina, attaccare i bordini bianchi che hai pitturato ieri, pulire le travi che hai sporcato con la vernice perché te sei mia bua pitturà. Finire un'anta, che è uscito un'anta tipo con le toppe, wrappandola. No, è chiuso, è vero che apre alle 9. Vabbè, siamo leggermente in anticipo. Avremo 10 minuti in più di vlog da Ma fare. questo non è l'Eroa Merlin, come fai a sapere che apre alle 9? Perché guarda, Perché guarda cosa. adesso ti faccio vedere domenica. Guarda, o riprendere gli orari di apertura. Guarda, da lunedì a sabato 8:30. Domenica c'è scritto riprendila per bene. Suo mio. Sta aprendo proprio adesso, aperto per noi, siamo i primi clienti, quelli che strisceranno per la prima volta, la prima transazione di Brico Oak Verona. Non ho ripreso tutti i passaggi per applicare la pellicola, la carta da parati, però l'effetto direi che è completamente diverso ora che la guardo a risultati terminati. Inoltre abbiamo aggiunto anche quella striscia LED che farò vedere più nel dettaglio successivamente, mentre qua si stava montando la pellicola, molto semplice. Su Amazon ho comprato questo kit composto da 1 metro, un taglierino e una spatola per poterla stendere e togliere le bolle. Un rimedio semplice, veloce ed economico per dare un effetto completamente diverso. Siamo al secondo giorno, lavori quasi terminati, barattolo della pittura è avanzato. Adesso sto wrappando sto pitturando con la bomboletta spray le mascherine della presa di corrente. Qua abbiamo completato la parete, adesso devo togliere quello scotch e sistemare questo angolo con tutti gli armadi. Pitturare anche questo. Abbiamo quello ho optato di no, però potrei farlo. Bravo, posso farlo adesso. Abbiamo attaccato dei quadri lì, soprattutto questo, riattaccato la TV, qua devo togliere lo scotch che c'è lì accanto,
tutto quanto pitturato, fresco, anche là sopra, ovunque. Cucina sembra nuova così. Guarda come riflette la luce. Abbiamo cambiato questi LED, aggiunto questa striscia qua, così che dà tantissima luminosità. E poi bene, il bagno ho cambiato poco o nulla, se non aver pitturato completamente tutto il muro. Detto così sembra abbiamo fatto poco o nulla, la realtà dei fatti è che questo lavoro in 4 ha richiesto 2 giorni. Bene ragazzi, da questa inquadratura, mentre sono in macchina che ho appena finito di comprare altro materiale per quanto riguarda la ristrutturazione dell'appartamento a Verona, concludiamo questa ristrutturazione con un totale di, facciamo i conti, 10 euro di pellicola per rivestire la cucina, più 50 euro di barattolo della pittura, più 100 euro di carta da parati per rivestire le assi in legno, più 50 euro di pannelli che andremo a coprire il boiler dell'acqua calda che era inguardabile, più altri 30 euro di zoccoletti, quelli bianchi, e infine 12 euro di bombolette spray utilizzate per andare a pitturare tutti i profili in legno. Quindi ragazzi, con circa 200 euro di budget, poco più di 200 euro, abbiamo messo praticamente quasi a nuovo un appartamento. Niente, detto questo ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buon lucro, ciao!